Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video sui dispositivi MIDI. Oggi parleremo delle tracce di ritorno. Che cosa sono le tracce di ritorno? Se ricordate i mixer analogici, le tracce di ritorno sono i canali dedicati agli effetti. Riverbero, delay, flanger e qualsiasi altro effetto che noi vogliamo utilizzare in live performance. Utilizzeremo la DAW Ableton perché all'interno di Ableton possiamo gestire le tracce di ritorno in maniera creativa e quindi utilizzarle nel modo che noi preferiamo. Non solo, con Ableton potremo mappare i nostri dispositivi MIDI per fare in modo di far funzionare le tracce di ritorno in maniera del tutto automatizzata. Vi ricordo di mettere mi piace al video e di cliccare su iscriviti così da rimanere aggiornati su tutti i video. Detto questo, possiamo passare all'applicazione pratica delle nostre tracce di ritorno su Ableton. Come potete vedere ho già creato un piccolo progetto dove poter lavorare le nostre tracce di ritorno. Dove troviamo le tracce di ritorno all'interno di Ableton? Le tracce di ritorno le troviamo qui sulla destra, quindi le due tracce predefinite sono la traccia di reverbero e la traccia di delay. Queste sono le due tracce che Ableton crea automaticamente non appena apriamo un progetto. Come funzionano le tracce di ritorno? Naturalmente per poter inviare il segnale alla traccia di ritorno abbiamo bisogno di una mandata, quindi abbiamo bisogno di un send, di una traccia send, come stiamo vedendo qua. Che cos'è questo send, questa mandata? La mandata è quanto segnale vogliamo inviare all'interno della traccia di ritorno. Quindi abbiamo due potenziometri, uno per la traccia di ritorno A e uno per la traccia di ritorno B. Proviamo adesso a mandare un riverbero nella traccia della cassa. Facciamo quindi partire la traccia e inseriamo un riverbero nel kick. Avete potuto sentire la differenza tra una cassa senza effetto e una cassa con effetto. Quindi cosa ho fatto? Ho mandato del segnale all'interno della traccia riverbero e il riverbero ha processato l'effetto per poi rimandare l'audio processato. Abbiamo due sistemi, due opzioni per poter inviare il segnale e dove troviamo queste due opzioni? Le troviamo sulla colonna master, quindi sulla traccia master. Le due opzioni sono pre e post. Cosa vuol dire pre e post? Se ho la mandata in pre, vuol dire che il segnale arriverà a prescindere dal fader, da questo. Se invece clicco su post, il segnale verrà inviato, quindi mandato, dopo che passa dal post. Facciamo un esempio. È semplice comprendere il funzionamento. Nel caso del post abbiamo bisogno che il fader sia alzato. Nel caso del pre non ci interessa il segnale che passa dal fader perché sarà prima del fader. Quindi ci interessa solo il segnale inviato dalla mandata A. Questo è un po' il concetto della traccia di ritorno. Naturalmente all'interno di Ableton possiamo creare tante tracce di ritorno quante ne abbiamo bisogno. Come si crea una traccia di ritorno? Cliccando con il tasto destro e premendo su Inserisci traccia di ritorno. In questo modo Ableton creerà una nuova traccia di ritorno che chiamerà C e con un nome indefinito di return, quindi ritorno. Come possiamo vedere ha anche aggiunto automaticamente un nuovo potenziometro ad ogni traccia per poter gestire il segnale, la mandata alla traccia C di ritorno. Naturalmente questa traccia di ritorno al suo interno sarà vuota, a differenza delle altre due tracce che contengono un delay e un riverbero.
All'interno della traccia C possiamo inserire tutto ciò che vogliamo, quindi un effetto, una catena di effetti o qualsiasi altra cosa. L'importante è che non sia uno strumento, ovviamente, perché lo strumento non può essere suonato all'interno della traccia di ritorno. Facciamo quindi una prova, inseriamo un equalizzatore. Questo è un semplice equalizzatore che può eliminare bassi, medi o gli alti. Utilizziamolo nel nostro caso per passare soltanto gli alti, quindi eliminiamo bassi e medi e proviamo sempre con la nostra cassa a vedere se il nostro effetto funziona. Naturalmente la traccia di ritorno funziona e chiaramente l'abbiamo dovuto impostare su pre per fare in modo che non fosse suscettibile degli effetti del fader. Un'altra opzione che abbiamo è poter inviare l'effetto in un'altra traccia o in un'uscita esterna. Come facciamo? Cliccando e scegliendo un'altra opzione in Audio to. Se clicchiamo per esempio sul nostro effetto C, possiamo decidere dove inviare questo effetto, se su un'uscita esterna oppure possiamo addirittura reinserirlo, quindi possiamo creare un routing all'interno delle tracce per poter magari riprocessare il nostro effetto, quindi potremmo rimandarlo indietro nella traccia kick, nella traccia hi-hats, nella traccia clap, che sono nel nostro caso delle tracce audio, oppure possiamo decidere soltanto di mandarlo solo, di ascoltarlo solo come mandata. Questa opzione è molto utile se vogliamo utilizzare una traccia di ritorno come monitor. Prendiamo il caso che abbiamo una scheda audio con più uscite, quindi potremmo utilizzare il send only per utilizzare delle cuffie come in ear monitor e quindi il segnale uscirà soltanto dall'uscita cuffia che abbiamo selezionato. Oppure possiamo scegliere un'uscita esterna per indirizzare il nostro segnale dell'uscita, quindi in questo caso un monitor, nell'uscita che decidiamo. Quindi il funzionamento di una traccia di ritorno è abbastanza semplice, ma al suo interno possiamo sbizzarrirci con la nostra creatività. Proviamo quindi adesso a far partire la base e utilizzare in maniera creativa i nostri effetti.
Questo è un esempio di come si possono utilizzare gli effetti e quindi le tracce di ritorno in maniera creativa. È chiaro che a noi interessa però utilizzare le tracce di ritorno con un dispositivo MIDI. Per utilizzare un dispositivo MIDI con le tracce di ritorno abbiamo vari sistemi. Il primo sistema naturalmente è mappare il nostro dispositivo per fare in modo che possa corrispondere a un parametro della traccia di ritorno. Quindi premendo Command M accediamo alla mappatura MIDI e possiamo selezionare i parametri. Possiamo selezionare una traccia di ritorno, ad esempio il reverbero, e con il dispositivo, io come dispositivo ho un Beatstep già impostato sui Control Change, e selezioniamo il parametro che ci interessa, ad esempio Dry Wet, e selezionando il parametro e muovendo un knob, il parametro è stato memorizzato. Ogni volta che noi muoveremo il nostro knob, il parametro Dry Wet sarà gestito, quindi sarà modificato. Facciamo una prova. Oppure un altro sistema è quello di creare un'applicazione Max for Live. Per questo vi rimando a un altro video dove spiego come funzionano gli strumenti di Max for Live, perché secondo me questa è un'integrazione di Ableton davvero meravigliosa. Io ad esempio ho creato un'applicazione Max for Live che ho chiamato Test, ed è un effetto MIDI, cioè meglio si inserisce come effetto MIDI, che mi gestisce le tracce di ritorno che preferisco. Faccio vedere come funziona: inserisco una traccia MIDI e all'interno carico la mia applicazione, e come vedete ho già creato delle caselle dove posso gestire l'arpeggiatore, la traccia di ritorno 0, la traccia di ritorno 1, la traccia di ritorno 2, la traccia di ritorno 3, che in questo caso non ci sono, e gestisco con il mio dispositivo già configurato gli effetti che più mi servono. Adesso che abbiamo imparato come utilizzare le tracce di ritorno, potremo applicare questi concetti a nostro piacimento. Vi ricordo di cliccare sul pulsante mi piace e di iscrivervi al canale così da rimanere aggiornati. Al prossimo video, ciao ciao!